Ciao amici, oggi siamo qua davanti ai Warner Bros. Studios e ho deciso di portarvi in giro con me a fare il tour di questi studios, che tra l'altro facciamo anche un po' sgamo perché in realtà non si potrebbe riprenderli, però noi non diciamo niente a nessuno. I Warner Bros. Studios, come forse molti di voi sanno, sono tra gli studi cinematografici al mondo più produttivi di sempre. Sono qua a Los Angeles da più o meno 90 anni, quindi è davvero un secolo di intrattenimento, se ci pensiamo è tantissimo, e hanno prodotto qualsiasi tipo di film, da Casablanca a Batman alle serie TV più famose come Una mamma per amica o Friends. Sono tutte state girate all'interno dei Warner Bros. Studios. Abbiamo appena fatto il tour dei set e devo dire che è stata una cosa fuori di testa. Siamo entrati e abbiamo visto, passando di set in set, quanto tutte queste strade si assomigliassero, ma in realtà nei film riuscissero a essere completamente diverse. Quasi tutti i film prodotti dalla Warner Bros. Sono girati all'interno di questi studios, quindi viene da sé che le palazzine, le strade, le case che vediamo siano più o meno sempre gli stessi, eppure riescono sempre a renderli diverse perché, come ci hanno appunto spiegato, cercano di rendere il set più minimale possibile, quindi mettono semplicemente palazzi e facciate. Le case non esistono effettivamente, ci sono solo le facciate delle case. Se si entra dentro ci sono semplicemente fili o luci o condotti dell'aria, o più semplicemente niente perché sono solo delle facciate. Però la cosa veramente strabiliante è che sono fatte con una precisione, con un dettaglio assurdo, e sembrano delle case a tutti gli effetti. La cosa che mi ha fatto molto ridere è che magari nella stessa area, nella stessa piazza, sì, perché all'interno dei Warner Bros. Studios tra l'altro ci sono le piazze, all'interno della stessa area magari c'è il lato sinistro che serve per le città del Centro America, mentre il lato destro che serve per ricreare New York. Poi magari a nord c'è Chicago e a sud c'è la scuola liceale dei Pretty Little Liars. Insomma, è tutto insieme, letteralmente uno di fianco all'altro. Tra l'altro, raga, una cosa che mi ha fatto davvero ridere è stata quando la guida turistica ci ha spiegato che mentre giravano Space Jam, il film che insomma ha fatto la mia infanzia e probabilmente l'infanzia anche di molti di voi, Michael Jordan era un giocatore a tutti gli effetti al tempo, no? Quindi mentre girava il film doveva anche allenarsi per la sua squadra. Allora cosa ha fatto la Warner Bros. Per riuscire a portarlo all'interno degli studios? Ha letteralmente ricreato un campo da basket nel parcheggio, e la cosa che fa davvero tanto ridere, se ci pensiamo, è che contemporaneamente alle riprese di Space Jam avvenivano anche le riprese di ER, Medici in prima linea, e George Clooney ci raccontava la guida che nelle pause tra una ripresa e l'altra andava a fare un giro nel campo da basket dove Michael Jordan si stava allenando e facevano 2 tiri a canestro insieme. Cioè, voi ci pensate? Poi ragazzi, c'è uno degli argomenti fondamentali che mi sono resa conto non vi ho ancora spiegato, che è il processo di produzione di un film. Insomma, siamo davanti alla Warner Bros., che è una delle case di produzione più grandi del mondo, e penso sia adeguato in questo momento raccontarvi un po' come viene prodotto un film. Quindi in questo momento siamo qua davanti a una finta sala casting. Quelli che vedete attorno a noi sono un sacco di headshots, che sarebbero semplicemente delle foto di attori. È una cosa che gli attori devono avere sempre sotto mano. Bisogna avere delle belle foto di presentazione, che appunto sono chiamati headshots, che sono quelle che vengono inviate al casting director ancora preventivamente alla tua chiamata nella sala casting, quindi anche solo per entrare in una sala casting. Più o meno funziona così. Questa è una ricostruzione ed è finta, però insomma l'ambiente è simile, quindi un sacco di foto di un sacco di attori appese alle pareti con sì, no, forse chiamiamo questo, chiamiamo quello, e non ci sono ancora le mie, ma aspettate qualche anno. Ragazzi, qua ci sono un sacco di copioni che mi piacerebbe rubare, portarvi a casa e impararli tutti. Allora, ovviamente la produzione di un film parte dalla sceneggiatura, dalla stesura di questo film. Di solito ormai quasi tutti i film o le serie TV sono scritte da più di un sceneggiatore, quindi normalmente succede che ci si incontra in questi uffici, si fanno queste sessioni brainstorming e vengono fuori tutti i prodotti che conosciamo alla televisione, come Don't lunge. Potremmo andare avanti all'infinito e elencarli come potete vedere davanti a me. Allora, questa è una cosa che noi come audience non vediamo mai nei film, però è un processo fondamentale soprattutto per la ripresa, ed è lo storyboard. In pratica lo storyboard consiste semplicemente nel effettivamente disegnare e progettare
prima di andarle a riprendere le scene che verranno girate per fare il film. Quindi abbiamo questi disegnatori che proprio si occupano di disegnare ogni singolo shot del film. Io la trovo una cosa fuori di testa. Qua siamo nella sezione costumi, una delle mie sezioni preferite. E in questo caso abbiamo dei costumi di Pretty Little Liars e qua vedete un sacco di costumi originali, tra l'altro, che sono stati utilizzati sul set. E non siamo riusciti ad entrare nel costume storage qui perché sottoterra lo tengono tipo chiuso a chiave, è una sorta di banca all'interno del Warner Bros. Pensate che qua all'interno dei Warner Bros Studios hanno così tanti costumi di scena che potrebbero davvero, messi in fila uno dietro l'altro, estendersi per chilometri e chilometri all'interno di tutta Los Angeles, senza contare cappelli e scarpe. Qua abbiamo un esempio di modellini da set. Quando un set viene creato, e quando soprattutto un set molto complesso, per farsi un'idea preventiva all'effettiva realizzazione del set, viene creato un modellino su misura del set vero e proprio. Quindi in questo caso qua davanti a noi abbiamo un modellino della casa di Marshall in The Hangover parte 3. Oh my god, so gross! Questa è una delle cose che mi manda più fuori di testa quando ci penso, riguardo alla creazione di film di animazione soprattutto. Davanti a noi abbiamo i modellini di un film che forse quasi tutti conoscono, che è La sposa cadavere di Tim Burton. Quello che è bellissimo, che è davvero strabiliante riguardo a questa cosa, è che ogni modellino è fatto a mano e poi è fatto effettivamente recitare. Questo qua è a tutti gli effetti un attore in questo momento, poi viene mosso a seconda dei movimenti che deve fare sulla scena da dei tecnici, però il modellino che abbiamo davanti a noi è quello che è stato utilizzato per il film vero e proprio di Tim Burton, quindi complimenti. All'interno del tour abbiamo fatto un giro per tutti i set e abbiamo parlato di pre-produzione. Purtroppo avrei davvero voluto vedere gli uffici di post-produzione, che sono, diciamo, la parte del processo in cui vengono selezionate le scene, vengono montate, vengono editate, avviene la color correction e tutta la parte che avviene dopo aver girato il film vero e proprio, che però lo rende quel prodotto finale che a noi piace tanto. Però ci è stato detto, tra l'altro, dalla guida che all'interno degli studios gli uffici di post-produzione sono a tutti gli effetti all'interno dei set per, diciamo, ottimizzare gli spazi. Un sacco di uffici di post-produzione sono stati ideati e sono stati progettati in modo tale che potessero essere utilizzati anche per dei set veri e propri. Quindi abbiamo degli stabili di post-produzione che in realtà sembrano degli hotel anni 60 oppure sembrano delle case del Centro America, perché a tutti gli effetti un sacco di volte succede che mentre si sta lavorando nella post-produzione di un film, sul set se ne sta girando un altro. Arrivati alla fine del tour siamo entrati in questa zona più interattiva dove abbiamo visto un sacco di costumi di scena di un sacco di film fantastici e ci è stata anche data l'opportunità di provare alcuni degli effetti speciali come il green screen che viene per esempio utilizzato in Batman o Harry Potter. Beh, io ho provato la scopa di Harry Potter e diciamo che ho scoperto che era molto più comoda di quanto pensassi, perché avevano un sellino vero e proprio su cui sedersi e poi fare finta di andare in giro. Quindi diciamo che mi sono fatta anch'io il mio video da Hermione, poi però non l'ho comprato perché costava $50. Quindi ragazzi, ricapitolando, devo dire che è la prima volta che ero venuta qua agli studios della Warner Bros e sono felicissima di aver fatto questo tour perché è stato davvero illuminante e insomma girando mi sono anche persa un po' nel mio mondo dei sogni ed ero tipo che bello, non vedo l'ora di venire qua a lavorare. Quindi niente, quello che posso dirvi è che ne vale assolutamente la pena. Se passate a Los Angeles fateci un salto perché non ve ne pentirete e ci vediamo la prossima volta e magari questa volta all'interno di un film.